Addirittura. Ciao chitarristi, se almeno una volta vi è capitato di andare in confusione tra menu, sottomenu, tasti e cose varie che vi sembrano impossibili sulle pedaliere digitali di ultima generazione, ho una bellissima notizia per voi. Guardate questo video fino alla fine perché quello che vi farò vedere oggi potrebbe essere la soluzione a un sacco dei vostri problemi, solo quelli relativi alla chitarra. Era da tanto che non facevo un video così e se vi piacciono i video come questo in cui vi prendo una pedaliera a voi, non a me, vi faccio vedere tutti i suoi effetti, tutti i suoni, ne facciamo uno insieme, tutte queste cose, fatemelo capire, lasciate un bel like al video, commentate qui sotto dicendo per ora qual è la vostra pedaliera preferita di sempre. La mia la sapete già, provate a indovinare. Allora, poco tempo fa ho visto la novità di Boss che ha lanciato sul mercato la sua nuova pedaliera chiamata Boss ME90. Attirato dal nome ho approfondito un attimo e ammetto inizialmente non mi sembrava una cosa di cui dover parlare. Però ho fatto un ragionamento, seguitemi. Di base il problema era che sottovalutavo la pedaliera, non ho problemi a dirlo. Non riuscivo a capire quale fosse la ragione dietro un prodotto del genere, perché tutte le case cercano sempre di innovare, cercano di spingere avanti la tecnologia, di rendere le pedaliere sempre più performanti, sempre più belle, sempre più tutto. E poi è uscita questa, ve la faccio vedere. Questa sembra uscita direttamente dagli anni 80, 90, boh, una roba del genere. Comunque non dà l'idea di essere una cosa di ultima generazione, ed è uscita praticamente l'altro ieri. Bene, questa pedaliera mi ha dato uno schiaffo in faccia e mi ha ricordato che le cose prima di giudicarle vanno approfondite e quindi fatelo anche voi insieme a me in questo video. Ora facciamo come sempre e partiamo dal davanti della pedaliera. Allora la prima cosa che vediamo sicuramente sono tutti i bottoni da schiacciare con i piedi per cambiare i suoni, che hanno varie modalità che vi spiego più avanti nel video. Prima le cose base. Poi qui da parte abbiamo il pedale di espressione, super utile per un sacco di cose, e poi nella parte sopra, nella metà in alto diciamo, abbiamo tutti i potenziometri che sono quelli che poi usiamo per dare forma al nostro suono. Shape your tone, Allora, diciamo che inizialmente possono generare casino. Vi basta guardare questa pedaliera rispetto alla GX100, sempre di Boss, e si vede che sono rivolte a due tipi di chitarristi diversi. Dentro però il cuore, non dico che è lo stesso perché non è così, ma di base tante cose che troviamo sulla GX100 ci sono anche qui. Ho fatto un video dedicato a quella pedaliera, ve lo lascio qui sopra, ma vi basti sapere che questa costa molto meno. Di base siamo poco sopra i 300 euro. La parte con tutti i pomelli è divisa in maniera molto chiara, devo dire. Cioè, la sezione ampli è in alto a sinistra e poi c'è tutta la catena del suono in ordine. Ci sono i compressori, gli overdrive, distorsori, modulazioni con chorus e un sacco di cose, il delay e anche una sezione in comune con un equalizzatore o un effetto secondario. E poi qui da sola la manopola del riverbero. Niente schermi LCD ma un semplice display alla vecchia maniera con i segmentini per far uscire i numeri, e poi poco sotto c'è tutta la sezione che riguarda quei pochi bottoni e tutto quello che è la gestione del pedale di espressione per decidere come usarlo eccetera eccetera. Avrete sicuramente visto qui sotto la scritta AIRD e se avete visto tutti i video di cose Boss che ho fatto qui sul canale sapete già cos'è. Per chi non lo sapesse è il loro sistema e il loro motore audio per la pedaliera. Diciamo, detto in parole proprio super semplici, quello di ultima generazione. Nella parte dietro invece ci sono tutte le connessioni, quindi input per la chitarra, output stereo, un tastino molto intelligente che semplicemente decide se la pedaliera la state usando con l'amplificatore oppure dritta nell'impianto. Perché sì, questa pedaliera ha anche simulazioni di cassa, ne ha una sua interna, ma potete metterci dentro anche le vostre IR preferite, mi pare fino a 3. E questo bottone è un sacco intelligente per un motivo. Su tutte le altre pedaliere bisogna andare dentro 50 menu per trovare quell'impostazione. Qui è molto facile, fai tac e hai cambiato. Poi c'è l'uscita cuffie, poi il loop effetti send e return, perfetto se volete mettere un vostro pedale in catena oppure utilizzare la pedaliera con il metodo 4 cavi. Il tastino che vi dicevo prima, sì, è molto intelligente, però non vi ho detto che cosa fa effettivamente. Di base disattiva e riattiva la sezione di simulazione cassa, ok? Quindi quando usate la pedaliera con l'amplificatore selezionate Guitar Amp. La pedaliera spegne la cassa simulata e voi siete tranquilli. Se mettete su Line invece l'IR si riattiva e potete usare la pedaliera dritta nell'impianto, mixer, scheda audio. È tutto comunque super intuitivo ed è questa la forza di questa pedaliera. E ora ve lo dimostro. Facciamo un bel suono insieme, così vi faccio vedere come funziona il tutto e poi andiamo avanti a parlare della pedaliera perché ci sono altre cose un sacco interessanti che dovete sapere per forza. Poi se vi piacciono qui sotto in descrizione trovate, oltre che il link della pedaliera, anche quello che va dritto alla piattaforma di Boss dove io caricherò tutti i miei suoni, quelli che sentirete in questo video. Così, metti che comprate questa pedaliera, potete scaricare esattamente gli stessi suoni che ho usato io e provarli. C'è il software dedicato che è lo stesso editor che abbiamo visto anche per tutti gli altri prodotti Boss, dalla GT1000 Core, la GX100, Boss Katana. Prendete semplicemente il cavo USB, collegate ed è già tutto sul computer. Ok, ora con la pedaliera qui davanti a me facciamo il suono che vi ho detto un attimo fa. Voglio cercare un suono bello per le ritmiche, per aggiungerci poi un po' di delay e fare un bel suono lead per gli
gli assoli. Ora è tutto spento con un amplificatore a casissimo e il suono di base è questo. Una roba piattissima. Ora, partiamo dall'inizio, dall'amplificatore, e poi un elemento alla volta costruiamo il suono. Tra tutti gli amplificatori che ci sono nella lista, mi voglio concentrare con quelli con la X come iniziale, perché quelli, a mio gusto, sono quelli più belli. Quindi probabilmente opterò per l'X High Gain, ovviamente suoni belli distorti. In questo caso è il numero 3 e suona già bene, diciamo. Una cosa che non vi ho detto è che nell'output della pedaliera ho impostato la IR, che è la mia preferita di tutte. Vi lascio magari il link qui sotto per scaricare anche quella, così una volta che avete scaricato i suoni potete aggiungere anche l'IR. Di base vi serve un programma dedicato che trovate nella lista dei programmi da scaricare della Boss. Ok, ora che ho l'amplificatore e l'IR impostate, voglio passare alla regolazione dei parametri dell'amplificatore. Di sicuro in questo suono ci sono troppe medie e troppe basse, decisamente. Quindi dalla pedaliera abbasso le basse e alzo un pochino le alte, leggermente, e poi tolgo un po' di frequenze medie. Il suono adesso è così. Un pochino più asciutto, un pochino più secco, sicuramente un pelino troppa distorsione, anche perché poi io voglio aggiungerci un boost, quindi togliamo anche un po' di gain. Che è un po' un controsenso avere un amplificatore che si chiama High Gain e poi toglierglielo, però secondo me la resa è ancora più bella così. Ora aggiungiamo l'overdrive, quindi accendo il blocco e poi scelgo l'overdrive che voglio usare come boost, in questo caso il Tube Screamer, il solito Tube Screamer, è il numero 3 e lo regolo come boost, quindi drive a 0, il level praticamente al massimo, questa volta cerco di non esagerare, voglio vedere prima come si comporta, e il tono leggermente aperto. E per adesso il suono è questo. Adesso faccio un on-off dell'overdrive così sentite la differenza. Praticamente un suono quasi da usare con la mia 7 corde. Ora voglio fare ancora qualche piccolo aggiustamento sull'equalizzazione e per farlo sfrutto il blocco equalizzatore, che è anche quello che ci dà l'effetto aggiuntivo, però in questo caso a me non servono ulteriori effetti e lo sfrutto come equalizzatore. Nello specifico, dopo aver selezionato l'equalizzatore ovviamente, abbasso un pochino ancora le basse, tolgo ancora un pochino di medie e do un pochino di alte. Cerco di sfruttare questo equalizzatore quasi come se fosse un potenziometro del presence sull'amplificatore, quelli che di solito si trovano sul pannello dedicato ai comandi del master, quindi vicino al master volume, vicino al riverbero sugli amplificatori, di solito potete trovare un presence o un resonance, parametri del genere. Roba che ad esempio abbiamo visto nel video dedicato al nuovo Blackstar, vi lascio il video qui sopra. Comunque il suono è questo adesso. È ancora più asciutto come suono, vero? Però secondo me è l'ideale perché cerco di fare sempre dei suoni che siano buoni all'interno di un mix. Tra un po' vi faccio sentire questo suono con anche una base e mi saprete dire voi nei commenti. Se esagero con le basse o con le alte poi rischio che queste frequenze creino un casino all'interno del mix. Quindi di base il suono per le ritmiche è finito. Per il suono lead voglio modificare di base il suono che già ora ho, quindi questo l'ho salvato come suono per le ritmiche. Su un altro preset carico lo stesso preset di base, quindi il punto di partenza è il punto di arrivo del suono precedente, e da qui in poi faccio qualche modifica per andare in un territorio più di assoli che di ritmiche. In questo caso voglio un suono che sia molto meno secco rispetto a quello di prima, quindi la prima cosa che mi viene in mente da fare è portare l'equalizzatore del blocco aggiuntivo ha dei parametri flat, quindi praticamente tutto a metà, in modo da avere un suono non troppo influenzato da questo blocco, quindi siamo tornati un po' indietro. Ora, visto che è un suono per gli assoli, non voglio usare un boost di volume ma cerco di lavorare più sulle frequenze, cerco di dargli qualche puntina un po' sulle medie e sfrutto questo equalizzatore, quindi alzo leggerissimamente le medie, proprio poco sopra la metà. E poi l'unica cosa che manca a questo suono è ovviamente un delay, un po' di effetti d'ambiente. Non esagero con il riverbero per motivazioni che avete già visto in tutti i miei video sul canale, però di base adesso regoliamo il delay, quindi accendo il blocco, imposto un delay che non sia troppo pazzo perché comunque mi serve qualcosa che non crei troppo casino, non voglio fare una cosa ambient, voglio solo riempire leggermente un po' il suono intorno, quindi scelgo il delay standard che è il primo, lo regolo con un level abbastanza basso, quindi più o meno 25-30,
facciamo 30. Il feedback anche lui abbastanza basso, intorno al 20. E il time cerco di tenerlo intorno ai 300 millisecondi. Ed è così. Quindi si sentono le ripetizioni ma non danno fastidio. No, ho sbagliato l'ultima nota. Vabbè, adesso sentite il suono bello con la base però. Ora, questa pedaliera che come avete visto è super intuitiva è la nuova versione della ME80 e Boss ha portato una serie di miglioramenti oltre al sample rate della pedaliera che è migliore, che sono veramente importanti. Su questa, ad esempio, rispetto alla vecchia ci sono più amplificatori e fatti meglio con la tecnologia AIRD che vi dicevo prima, ci sono più effetti da usare, c'è il send e return che sull'altra pedaliera non c'era, quindi con la vecchia versione niente metodo 4 cavi o niente pedali in catena, in questo caso sì. C'è l'editor su PC che non c'era. Ci sono le IR, gli Impulse Response, possiamo caricarci le nostre preferite, su quella vecchia non si poteva. C'è anche la possibilità di usare la pedaliera con il Bluetooth se decidiamo di comprare l'accessorio che si collega proprio qui dietro alla pedaliera. Ah, è una cosa che non fa nessuno in giro, ma nessuno, e non capisco perché, questa pedaliera funziona anche a pile, che sono incluse. Infilate queste 4 batterie stilo AA nella pedaliera e potete suonare ovunque, completamente indipendenti dalla corrente, e questa cosa può servirvi per due motivi, due come sono questi qui. Il primo, se suonate per strada ad esempio, non vi serve la presa della corrente, non vi serve un alimentatore a parte ed è tutto incluso, collegate la chitarra alla pedaliera va a pile, la pedaliera la collegate a una cassa qualsiasi a batteria. Ma la seconda cosa per me, che è ancora più importante, è che a parte essere un sistema di scorta, perché se l'alimentatore dovesse rompersi potete usare le pile, è che appunto questa cosa vi rende indipendenti dalla corrente elettrica. Non so se a voi è capitato, ma succede di suonare in situazioni in cui l'impianto elettrico non è proprio il top. Vi parlo di situazioni in cui tocchi gli interruttori dell'amplificatore e prendi la scossa. Addirittura a me è capitato svariate volte quando ero più piccolo, soprattutto nei primi periodi con la mia band. Ecco, in quei casi essere indipendenti rispetto a delle prese elettriche di quel tipo è stata talmente traumatizzante che non so più parlare. Comunque, se potete non attaccarvi a quelle prese della corrente è un bel vantaggio. Ora vi faccio ascoltare tutti gli altri suoni che ho fatto con la pedaliera e ditemi nei commenti se riconoscete le canzoni. Occhio perché ce n'è una. Ok? Mi dite se vi piacciono, se non vi piacciono, se vi piacciono le chitarre che uso, se non vi piacciono le chitarre che uso, se vi piace la pizza, se è piccante, se preferite il kebab oppure se volete un'aranciata. Ora avete imparato come si usa la pedaliera e ok, ma manca tutta una parte, ovvero mentre suono, come faccio a cambiare i suoni che sto usando? Qui c'è una soluzione che secondo me è veramente intelligente di Boss, perché abbiamo le due file di switch che sono utilizzabili in due modi. Una è la classica modalità a preset, quindi abbiamo il suono numero 1, il numero 2, il numero 3 e il numero 4. Con due switch scorriamo tra i banchi e quindi poi è come se avessimo 1, 2, 3, 4, poi andiamo avanti e abbiamo 5, 6, 7, 8 che però sono riposizionati come 1, 2, 3, 4.
Insomma, solita roba. Oppure possiamo usarla in modalità manuale, in cui ogni bottone corrisponde a un elemento della catena del suono, che in questa pedaliera, per semplificare la vita, è fissa. Numero 1 compressore, numero 2 overdrive, numero 3 modulazioni, 4 delay. In alto a sinistra abbiamo l'amplificatore che penso sia inutile accendere e spegnere, però va bene. Poi abbiamo l'equalizzatore o comunque effetti aggiuntivi. Il bottone per cambiare la modalità, che è la cosa più importante. Infatti, mentre stiamo suonando possiamo cambiare la modalità di utilizzo di questi switch senza usare le mani, quindi tutto con i piedi. Ad esempio, ho un bel suono bellissimo che mi piace, è un clean sul numero 1. Perfetto, passo sul crunch sul numero 2. C'è una parte in cui vorrei attivare un delay, ma solo momentaneamente? Facile, premo il bottone per cambiare modalità, vado in modalità manuale per poco tempo, accendo il delay che mi serve e ho fatto. Veramente intuitivo, facile, veloce ed efficace. Non ci sono menu, non ci sono cose strane per impostare gli effetti sui foot switch, è tutto fisso, è tutto già preimpostato. Ora, per chi è questa pedaliera? Mi sento di consigliarla a 2 fasce di chitarristi. La prima è quella dei chitarristi legati al pomello, quelli che vogliono i potenziometri, non vogliono i menu, sottomenu, vogliono le cose facili e vogliono le cose su cui possono intervenire, boom, così, direttamente. La seconda categoria di chitarristi a cui consiglio questa pedaliera è tutti quelli più principianti, perché offre tantissimo ad un prezzo comunque accessibile. Non costa come una GT1000 o una GX100, ma molto meno. Con poco più di 300 euro vi portate a casa un sistema completo. C'è da dire anche che, essendo facile da usare, è perfetta per imparare a gestire i suoni, per imparare a farli, pensarli e gestirli poi con i piedi, farlo con la testa e col cervello e tirar fuori i suoni che si vogliono. Quindi sì, l'ho rivalutata. All'inizio vi dicevo che la sottovalutavo perché la trovavo quasi obsoleta, ma questo era quello che mi dicevano i miei occhi. Una volta approfondita la questione cambia tutto, perché le simulazioni di amplificatori sono le stesse della serie GT1000. La gestione degli effetti è quella famosissima di Boss, gli effetti sono i loro, quindi una garanzia. In più è facile da usare e non costa tanto. Potrebbe essere quasi quasi un best buy. Io ci devo pensare un po', voi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se per voi lo è, vi lascio il link qui sotto in descrizione, così potete vedere la pedaliera in tutto il suo splendore. Io ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 perché quando ho cambiato idea all'ultimo, dopo che ho visto la pedaliera, gli ho detto no, quella non la voglio più, poi gli ho detto sì la voglio, poi gli ho detto no, non la voglio più, invece adesso sì. Ah, e voi ricordatevi di lasciare un bel like al video e ditemi nei commenti se quella aranciata la volete oppure no.